I maestri ci dicono che l'essere umano è divino e dentro di lui la divinità è stato creato a immagine di Dio stesso, ma ahimè, in quest'epoca, se ci guardiamo attorno, vediamo un'umanità alla deriva. Manca di autentici ideali, manca di uno scopo sicuro da perseguire. La gente ricerca l'accumulo di ricchezze. Ci sono personaggi che possiedono addirittura miliardi di dollari o miliardi di euro. Cosa se ne può fare una persona sola di miliardi di dollari o di euro? Oppure ricercano la fama. La gente ammira persone diventate famose, attori, cantanti, capi di stati importanti. Ma cosa ne è di tutte queste ricchezze, di questa fama, di questo potere? Quando alla fine se ne devono andare, non si possono portare via nemmeno, non dico $1, ma nemmeno un centesimo. Il loro nome viene lasciato in questo mondo. Ma dove vanno? Non ha nessuna importanza. Così gli uomini vanno alla deriva. Il loro sguardo è velato dalla maya, l'illusione. Fino a quando non incontrano il maestro, che toglie questo velo che offusca la loro vista interiore e li orienta verso i veri valori dell'esistenza. Quei valori che rimarranno con lui a sorreggerlo in questa esistenza e anche nell'aldilà. Queste sono le sole ricchezze che ci possono accompagnare e sorreggere veramente, sia in questa vita che quando dovremo abbandonare necessariamente, inderogabilmente, questa esistenza. Quindi il maestro è colui che ci dà un'interpretazione autentica dei valori e dei non valori di questo mondo. Una volta c'era un villaggio ai margini del deserto. In questo villaggio c'era una persona molto saggia che veniva consultata per interpretare le difficoltà, gli eventi.
Ecco che in questo villaggio improvvisamente morirono tutti i cani. Ci fu un'epidemia che li portò a morire rapidamente. Naturalmente tutti erano dispiaciuti perché chi ha avuto un cane sa che è un membro della propria famiglia, in definitiva. È amato quanto un figlio, direi quasi. Così andarono a interrogare questo saggio. Dissero: siamo stati colpiti da una grande calamità. Tutti i nostri cani ci hanno lasciato. Disse questo saggio: non vi preoccupate, è un segno dell'Altissimo. Dalle disgrazie nascono a volte delle fortune che noi non siamo in grado di prevedere. Ecco che alla sera in questo villaggio usavano accendere dei falò, li tenevano accesi tutta la notte per tenere lontane le belve. Ecco che alla sera accesero i fuochi, si levò un vento furioso, così forte che i fuochi venivano spenti immediatamente. Cercarono di riaccenderli, ma addirittura venivano portati via i rami secchi che dovevano alimentare il fuoco. Andarono ancora una volta dal saggio. Dice: beh, questa notte la passeremo senza i fuochi che illuminano il villaggio. Così tutti andarono a dormire tranquilli. Il villaggio era silenzioso, non si sentiva abbaiare nemmeno un cane. C'era il buio completo. Ecco che il mattino dopo si ridestarono e cominciarono a girare nei dintorni. Videro che nella notte una banda di feroci briganti aveva assalito tutti i villaggi dei dintorni. Gente era stata uccisa, altri erano rimasti feriti, tutti erano stati depredati. Il loro villaggio invece, non essendoci alcun fuoco acceso, non essendoci alcun cane che abbaiava, non aveva potuto essere identificato dai briganti, per cui si erano salvati tutti quanti. Così qualcosa che sembrava una calamità, la morte dei cani o il dover passare una notte senza l'ausilio dei fuochi, si era rivelato una straordinaria fortuna. Così il maestro conosce il significato delle cose. Diceva Maulana Rumi: non fidarti della tua erudizione, della tua astuzia, delle tue capacità personali. Una volta che hai trovato il maestro, rimani solidamente ancorato ai suoi insegnamenti. Egli è il profeta vivente.
Quindi il maestro è colui che ci può dare una guida sicura in mezzo all'insicurezza, all'instabilità, alla difficoltà degli eventi di questo mondo. Una volta c'era l'imperatore Akbar. Akbar vuol dire il grande. Era riuscito a riconciliare in India musulmani e indù e veniva amato e stimato da tutti. Ecco che Akbar aveva un suo servitore, un maggiordomo si potrebbe dire, che amava più di ogni altra persona. I suoi ministri erano spiaciuti di questo fatto e invidiavano Ayaz. Ecco che andarono dall'imperatore e gli dissero: Maestà, come mai voi amate così tanto un umile servitore come Ayaz più di quanto amate noi? Disse Akbar, perché Ayaz mi ama veramente. Per lui i miei ordini sono come le sacre scritture. Dissero i ministri, perché? Noi forse non vi amiamo? Sì, disse il re, ma l'amore di Ayaz è un'altra cosa. Ecco che alcuni giorni dopo il re fece portare nella sala del trono una coppa preziosissima, tutta tempestata di diamanti, di pietre preziose. La fece mettere lì davanti al suo trono, su un tavolo. Poi chiamò un ministro, gli disse: vedi questa coppa? Il maestro la guardò, il ministro la guardò e disse: veramente un gioiello preziosissimo. Dice: bene, rompila. Il ministro disse: è un gioiello troppo prezioso, non è qualcosa da rompere. A uno tutti i ministri furono invitati a rompere la coppa, ma tutti rifiutarono. È un tesoro della corona, non è qualcosa da rompere. E allora chiamò Ayaz. Mi disse: Ayaz, rompi questa coppa. Ayaz, armata di un bastone, senza pensarci sopra, mandò in 1000 pezzi questa coppa preziosa. Mi chiese l'imperatore: ma Ayaz, ma non sai che hai distrutto uno dei gioielli più preziosi del tesoro della corona? Disse Ayaz: Maestà, l'ordine dell'imperatore vale molto di più di tutti i gioielli della terra. Disse l'imperatore: vedete, questa è vera obbedienza. Voi volevate insegnare all'imperatore che cosa doveva fare. Invece Ayaz
eseguiva semplicemente i suoi ordini. Quindi così dovremmo fare anche nei comandamenti del Maestro. Noi spesso non li comprendiamo fino in fondo, ma se abbiamo amore per Lui, la nostra delizia sarà metterli in pratica. Diceva Hafiz, un mistico del Medio Oriente. Voi sapete che fra i musulmani è vietato l'uso degli alcolici. Diceva Hafiz, se il tuo maestro ti chiede di tingere il tappeto di preghiera col vino, quindi una bevanda, diciamo, proibita, fallo immediatamente. Tu non sai perché, ma lui conosce la via più elevata che ti sta davanti. Naturalmente, Hafiz faceva un paragone estremamente teso, estremamente arduo, ma voleva solo dire che nei comandamenti del Maestro ci sta la nostra autentica felicità. Quando i comandi del Maestro valgono di più, no, del nostro stesso pensiero, allora la nostra volontà personale scompare. Saremo assorbiti nelle delizie della volontà divina. La luce proromperà dentro di noi, la musica celestiale ci trasporterà verso orizzonti altrimenti irraggiungibili. Il grande maestro Kripa Singh diceva: arrendetevi alla volontà del maestro. Deve essere una vera e propria resa. Allora che cosa rimane? Cioè, non abbiamo più la nostra volontà, rimane la volontà del maestro. La volontà del maestro è la volontà di Dio. Perché il maestro è venuto a questo mondo non per realizzare fini propri, ricchezze personali, nome e fama, ma per portare il più possibile anime alla casa del Padre. Quindi quando cessa la nostra volontà, inizia la volontà del Maestro, allora si viene trasportati con facilità lungo il cammino. Quando c'è qualcuno che sta per annegare, va un esperto di nuoto, va a salvarlo. Nei bagni del mare ci sono i bagnini. Se questa persona si abbandona a lui, viene salvata con facilità. Se invece comincia a dibattersi e a voler cercare di rimanere a galla con le proprie forze, il compito del suo salvatore viene ostacolato. Così, tornando appunto al discorso di Akbar e Ayaz, una volta chiese Akbar al suo fedele servitore: ma tu, Ayaz, se ti potessi cambiare in qualcuno, chi volessi essere?
disse Yeats. Io sono già l'uomo più fortunato del mondo. In chi mi dovrei cambiare? Ho la devozione per il mio imperatore, è qualcosa di impagabile. Ricevo la sua presenza, i suoi sguardi. Ma Akbar insistette, ma se proprio dovesti cambiarti in qualche cosa, in che cosa ti vorresti cambiare? E Yeats pensò un momento, poi disse, vorrei essere la pietra su cui si posa il tuo piede quando sei seduto sul trono, il piede dell'imperatore. Allora sarei veramente ai tuoi piedi. Avrei realizzato il massimo delle mie possibilità. Così i santi e i maestri raccomandano una cosa: spargete sulla vostra fronte la polvere dei piedi dei santi. Tenete la vostra testa così in basso da ricevere appunto la polvere dei passi dei maestri, dei santi che attraversano questo provvisorio panorama terreno. Allora sarete veramente felici. Diceva Kirpal Singh, quando un'anima si arrende al maestro, il Signore allora la prende sotto la sua protezione diretta, è sotto la protezione diretta di Dio e le assicura la benedizione della felicità eterna. Dio ci vorrebbe portare tutti nel suo regno, se potesse farlo. Ma c'è un grossissimo ostacolo. L'unico ostacolo che si frappone fra noi e l'ingresso in paradiso è la nostra mente. Prima di poter mettere piede in paradiso dobbiamo soggiogare la nostra mente. Diceva appunto Guru Nanak, se mettete un piede sopra la vostra mente, col piede successivo entrerete in paradiso. Col passo successivo. Così la felicità in che cosa consiste? Nell'annullamento di qualunque desiderio. Quando noi siamo così tranquilli, no? Così in uno stato di beatitudine, da avere esaurito qualunque desiderio da non avere nella nostra mente, nessun altro che il presente che stiamo vivendo, allora siamo veramente felici. La mente non ci tormenta con i suoi continui desideri, paure, progetti, rimpianti. Ma la mente si può controllare solo per mezzo della parola divina. Quando noi ci affidiamo al Maestro, allora si aprono le cateratte della luce. Ascoltiamo il suono onnipervadente. Uno stato di beatitudine si insedia dentro di noi.
siamo già entrati in un piccolo paradiso, in una premessa del paradiso eterno. Sono i nostri desideri personali che provocano l'infelicità. Non ci siamo ancora arresi al Maestro, nel vero senso della parola. Una volta c'era Guru Ramdas, vuole mettere alla prova i discepoli che aveva più vicino a sé. E disse, dovete costruire un dais, una piattaforma, ciascuno di voi, su cui possiate sedere. I dais sono appunto le piattaforme su cui siedono i maestri, più in alto dei propri discepoli. Dissero questi discepoli, il nostro maestro vuol scegliere il suo successore. Si misero quindi tutti quanti a costruire una piattaforma nel modo migliore che potevano. Ecco, il mattino dopo Guru Amar Das andò a ispezionare le piattaforme, guardò attentamente, poi disse no, non va bene, questo luogo non è adatto, bisogna spostarle un po' più in là. Così questi discepoli si misero a costruire le loro piattaforme in un altro luogo. Venne ancora un giorno dopo e disse, no, queste piattaforme non vanno bene, dovete usare degli altri materiali. Così costruirono ancora delle altre piattaforme. Così a poco, o il luogo non andava bene, o bisognava aggiungere qualcosa. Le piattaforme non erano mai quelle richieste dal guru. Ecco che i discepoli cominciarono a stancarsi. Dissero, ma qual è il beneficio di costruire queste piattaforme? A che cosa servono? Il nostro maestro invecchiato non è più padrone dei propri sensi. Così a uno abbandonarono la costruzione di questi dais. Alla fine rimane solo Ramdas, il suo successore. Disse agli altri, il maestro sa quello che dobbiamo fare. Se mi ordinasse di costruire le piattaforme anche 1000 volte doveste obbedirlo. Così alla fine rimase solo lui e diventò il successore del maestro. Così, quando gli ordini del maestro, no? Le sue indicazioni, le sue raccomandazioni sono in linea con quello che pensiamo, allora siamo tutti contenti. Quando invece non sono perfettamente in linea con ciò che pensiamo, allora diciamo, ma no, ma io in questo campo ne so di più del maestro. Perché devo fare questa cosa o quell'altra, no? Io questo argomento l'ho studiato così bene, so tutto. Perché dovrei rinunciare alle mie credenze semplicemente per qualche cosa che può andare bene o meno? Così in definitiva ne sanno di più del maestro.
Cosa succede allora? Quello che diceva il Cristo. Il Cristo diceva, vedete, io sono la vite e voi siete i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Quando il tralcio attaccato alla vite assorbe il nutrimento necessario a produrre grappoli meravigliosi. Perché senza di me, diceva il Cristo, non potete fare nulla. Quando il tralcio staccato dalla vite viene gettato in un angolo, secca e viene dato alle fiamme. Così quando la nostra volontà si stacca dalla volontà del Maestro, i desideri brucianti di questo mondo tornano ad ardere dentro di lui. E allora, quando siamo separati dal Maestro, non ci può essere autentica felicità. Il Maestro è colui che ci accompagna attraverso l'arduo cammino di questa esistenza e che ci traghetta con sicurezza nell'aldilà. Perché il Maestro accanto a noi anche al momento della morte, quando tutti ci abbandonano, medici, parenti, amici, i sacerdoti stessi non si possono accompagnare nell'aldilà, ufficiano soltanto qualche rito. Il Maestro invece è con noi, nella sua forma radiante ci accompagna alla nostra nuova destinazione, dove troviamo finalmente il pieno raccolto. Così il maestro Kirpal Singh, che era estremamente saggio e pratico anche, aveva riassunto i suoi insegnamenti nel modulo del diario. Se amiamo il maestro, seguiamo veramente quanto ci ha prescritto in un semplice foglio. Stati scritti migliaia di libri su quello che dobbiamo fare o non fare. Il Passing li ha riassunti in un foglio solo. Se noi seguiamo alla lettera i suoi comandamenti, raggiungiamo la piena liberazione in questa stessa esistenza. E allora la nostra felicità non avrà mai più termine. Naturalmente possiamo seguire i comandamenti del Maestro, ma avere i nostri limiti. Ma il Maestro li perdona i nostri limiti. Diceva Kirpal Singh, gli errori dei discepoli sono perdonati, naturalmente, purché abbiano la volontà di non ripeterli, come diceva il Cristo alla adultera. Vai a non peccare più. Ma una cosa non può essere perdonata, diceva il Maestro, la mancanza di fede. Perché? Perché quando uno manca di fede è come un tralcio separato dalla vita. E allora torna a bruciare nel fuoco dei desideri e delle passioni di questo mondo.